Oggi parleremo di NAS. Ovviamente non sono i NAS i carabinieri, con l'occasione ringraziamo per il lavoro che fanno. Il NAS a livello informatico cosa è? Sicuramente voi ne avete sentito parlare. Di NAS, è inutile entrare nel termine tecnico, anche perché esistono parecchi video che, insomma, dicono basta poi cercare che significa NAS, che è soltanto un'abbreviazione di quello che è. In questo caso è inutile dirvi che cosa significa letteralmente, basta che lo cercate su internet, anche perché sarebbe inutile, perché non si arriva al nocciolo della discussione. In sostanza, per semplificare il concetto di NAS, il NAS non è altro che, posso definirlo, un hard disk che è in rete, che è inserito in rete. Per rete intendiamo che va su internet. Quindi il NAS potremmo alla fine fare diventare un NAS anche un computer, quello che sia, quindi sotto forma praticamente di un vero e proprio server. Quindi il NAS alla fine è all'interno ovviamente avrà hard disk, che possono essere meccanici da 3 pollici e mezzo, 2 pollici e mezzo, può avere degli SSD, può avere degli M2, può avere qualsiasi cosa che è comunque una memoria alloggiata all'interno di questo apparecchio. Il tutto viene chiamato NAS, quindi all'interno noi potremmo fare col NAS una miriade di cose, e il NAS serve a fare di tutto e di più, quindi ovviamente si perderebbe talmente tanto a spiegare cosa potrebbe fare il NAS. Magari uno può dire quello che di solito viene, insomma, perché cosa viene di più utilizzato il NAS, perché se dobbiamo fare un video su quello che può invece fare il NAS finiremo forse fra una settimana. Quindi in questo caso, perché cosa viene utilizzato il NAS e quale marche sono giù andare ad acquistare? Più che quale marca, vi dirò quale marca perché è una delle migliori che possa fare come NAS. E siccome il NAS, dato che il NAS abbiamo detto che serve soprattutto e principalmente per fare backup, oppure per inserire in rete, quindi se noi per intenderci andiamo a inserire tutti i nostri dati, fotografie, video, file di lavoro, tutto quello che volete, possiamo utilizzarlo sia come backup, quindi in questo caso per un domani qualche cosa, diciamo, arriviamo a perderla, magari nel NAS invece non la perdiamo, e vediamo ora come. E poi in più questo NAS può funzionare in rete, quindi da qualsiasi computer noi potremmo entrare dentro al NAS e averla a nostra disposizione, sempre con dei software. Quindi in questo caso, dato che comunque è un lavoro principalmente importantissimo quello che fa il NAS, soprattutto come backup, mi raccomando, scegliete una marca ottima, perché poi se incominciate a scegliere sia una marca di apparecchio, quindi di NAS che è scadente, economica, sia gli hard disk che non sono adatti magari, in questo caso si rischia di perdere i dati nonostante siano inseriti nel NAS. Perché vi anticipavo che il NAS ha una funzione veramente spettacolare e perfetta come salvataggio dati? Perché i NAS vengono formattati in una modalità diversa, viene utilizzato il RAID. Non vi sto sempre qua a dire cos'è il RAID perché è sempre un acronimo, quindi in questo caso andate a cercare, sempre lì siamo, vi dirà il termine tecnico e poi alla fine non vi porterà nessun aiuto. Noi andiamo a salvare, andiamo a montare questi hard disk in RAID, in modo che succede che i NAS, diciamo, possono partire da un minimo di alloggio base di un hard disk, quindi un apparecchio che l'intelligence può simulare anche un UPS come grandezza. All'interno ci troveremo il nostro hard disk, abbiamo detto SSD, M2, quello che sia qualsiasi tipo di memoria. Questo hard disk ovviamente in RAID cosa fa? Ovviamente tenta di fare più copie, soprattutto quando ci sono più alloggi, quindi quando abbiamo 2, 3 alloggi, 5, 10 alloggi, ovviamente ci sono NAS che sono veramente enormi. Pensate per esempio a tutti quelli che offrono questi servizi di cloud online, ovviamente hanno dei loro NAS. Quindi in questo caso, per essere, quando fanno la pubblicità 100% i dati sicuri non si perderanno mai. C'è da credere, perché praticamente si dovrebbero distruggere tutte e 10 hard disk. Se il comparto per esempio di 10 hard disk, 10 alloggi, oppure anche da 2 alloggi stesso, si dovrebbero rompere entrambi gli hard disk, perché comunque se ne guasta uno, il RAID praticamente fa una copia uno su uno, quindi praticamente appena noi inseriamo magicamente il nuovo hard disk, direttamente lui ricopia i file, quindi non vengono mai persi questi file, se ne perde casomai una piccola percentuale, però lui cerca di ricucire, di copiare, insomma, i file che sono andati persi. Quindi per questo molte aziende quando dicono non si perdono file, insomma c'è da credere, perché la percentuale può essere veramente quindi in questo caso viene utilizzato questo tipo di RAID per evitare, insomma, per fare queste copie uno di uno, dipende quanti hard disk abbiamo. Quindi il NAS in questo caso fa questo lavoro. Abbiamo detto che lo possiamo utilizzare sia
con per esempio come se fosse un account locale, quindi che non va in rete, quindi questo apparecchio lì collegato al nostro computer che rimarrà acceso. Abbiamo detto che ha la forma su per giù di un UPS, di un gruppo di continuità, dove all'interno noi andiamo a mettere tutti i nostri dati. Ma in più il NAS, dato che ha un software su una CPU all'interno, ha delle RAM che noi possiamo comunque espandere, funziona proprio come un vero e proprio computerino piccolino. Ovviamente non avrà la tastiera, non avrà il mouse, non avrà nulla di tutto ciò, però avrà un software dedicato che possiamo utilizzare sia da PC fisso, desktop, notebook, sia come app ancora più semplice, sia per andare a configurare che per l'utilizzo. Quindi da lì, una volta messo in rete il nostro NAS, seguendo le procedure semplicissime dell'azienda, in questo caso noi possiamo invece accedere proprio al nostro NAS anche tramite internet, quindi però sempre con un account nostro, quindi non va messo in rete su tutto. Prendete il nostro indirizzo IP, noi ovviamente poi vi spiegherà tutto il manuale, riusciamo a entrare da qualsiasi computer, se siamo fuori casa, per esempio possiamo utilizzare il NAS anche come videosorveglianza, quindi possiamo andare a vedere con l'applicazione, utilizzando ora questa marca che vi dico io, possiamo utilizzare l'applicazione per vedere e fare videosorveglianza, possiamo condividere soltanto delle cartelle con dei nostri amici, parenti, possiamo inserire delle password per accedere, possiamo tagliare la quantità di spazio di giga da dare a un nostro componente della famiglia. Tu hai un tot di giga che puoi utilizzare come backup, non di più, tu non puoi vedere quello che vedo io non posso vedere quello che vedi tu, noi possiamo vedere quello che vogliamo, uno può vedere 2 cose, l'altro 3, possiamo fare tutto. Per questo dico che servirebbe ora per spiegare quello che permette di fare un NAS, principalmente utilizzato per fare backup e soprattutto per renderlo online, per rendere online i nostri dati, in modo che così possiamo direttamente nella nostra rete o anche fuori dalla rete accedere quando vogliamo a questa miriade di dati, perché ovviamente noi un NAS andremo a mettere hard disk abbastanza capienti, anche da 4 giga, se ne abbiamo 2 diventeranno 8, da 16 giga, da 32 ci sono NAS oltre 100 giga, insomma ci sono NAS che sono enormi. Ovviamente in base alla potenza del NAS, in base a quanti alloggi ci sono disponibili, ovviamente il NAS partirà da un prezzo base sino ad arrivare a prezzi esorbitanti, però dipende. Il creator che lo va a utilizzare, chi ha tanti dati, chi ha molto da perdere, ovviamente si spendono questi soldi, perché giustamente a chi non è mai capitato di perdere dei dati che non possiamo più recuperare, la cosa più tragica che possa esistere nel comparto dell'informatica in generale per i creator. Immaginate un creator che ha un canale aperto da anni e anni con milioni di follower, che assieme magari perde praticamente quel backup, il canale viene chiuso, viene clonato, insomma non ha più dove andare a prendere il nulla, deve ricominciare tutto da zero, il che sarebbe impossibile. Invece in quella maniera avendo un backup, se qualche video viene abbattuto, si perde qualche video accidentalmente, si può sempre ripristinare con il nostro NAS. Voi mi dite: ma non si può utilizzare un hard disk normale USB? Sì, si possono ovviamente utilizzare gli hard disk, ma l'hard disk lì finì, si mettono i dati, stop. Invece con il NAS abbiamo detto che possiamo interagire come vogliamo, possiamo fare videosorveglianza, possiamo fare accedere ai nostri dati quando vogliamo, quindi si può fare tutto quello che si vuole. Si può addirittura creare una specie di lista Netflix e vedere tutti i nostri film all'interno che abbiamo, senza bisogno di andare a inserire ogni volta e staccare al televisore queste USB portatili. Quindi in questo caso direttamente online posso andare a prendere tutto quello che c'è all'interno, quindi vedere qualsiasi fotografia, qualsiasi film, qualsiasi documento, sia all'interno dell'abitazione che anche fuori l'abitazione. Quindi questo è il lavoro perfetto che fa il NAS. Andando invece a marche, io vi ho detto che diciamo la marca che c'è, una delle migliori, che fa ovviamente NAS, è la Synology. La Synology veramente è perfetta come marca per fare NAS. Ovviamente ne esistono talmente tante altre, e ovviamente vi ho detto il lavoro principale, molto delicato, che fa il NAS, quindi ovviamente attenzione a delle marche che costano meno. Ovviamente un Synology magari può partire, se lo prendiamo soltanto da un banco di hard disk o 2 alloggi o 3, 4 SE, può partire magari da un 200 euro, 150, 200 euro, sino ad arrivare anche a 1000 euro e anche passa i 1000 euro, quindi dipende da quanto spazio. Ovviamente si parla anche di NAS vuoti, quindi attenzione, poi noi all'interno dobbiamo andare a inserire l'hard disk, quindi magari pagheremo 1000 euro soltanto per un NAS da 10 posti, ma all'interno poi lo dobbiamo riempire di hard disk, quindi in questo caso dobbiamo spendere in base alla capienza dell'hard disk, che può essere 4 tera, 6 tera, quello che sia, dobbiamo andare a spendere per ogni singolo hard disk anche
quelle 150 €, 200 €, dipende se vogliamo un SSD, un hard disk meccanico o un M2. Quindi capite bene che magari un NAS da 2 posti con 2 hard disk già inseriti all'interno può anche costare, già solo quello da 2 posti, anche 450, 500 €. Però vi posso garantire che quelli della Synology fanno un lavoro effettivamente spettacolare, soprattutto gli ultimi modelli, e soprattutto sono veramente, veramente duraturi nel tempo, resistenti, e hanno, non da meno, forse la cosa più importante, un'applicazione, un software che è veramente spettacolare, a livello di PC e a livello soprattutto di applicazione. Quindi da lì ci sono altri sotto software che possono essere sia di Synology proprietario oppure di terze parti, quindi da altre case che fanno applicazioni per Synology, che funzionano veramente una meglio di un'altra. Quindi effettivamente è un UPS perfetto per fare tutto, per fare principalmente quello che ho detto io, ma fa tutto e fatto bene, perché le applicazioni, poi vedete, anche andando nel sito di Synology, vi permetteranno di fare di tutto e di più. Ovviamente siamo sempre lì, ribadisco sempre che essendo non monetizzato non è una sponsorizzazione, a me non paga Synology, dico di utilizzare, consiglio anzi di utilizzare, io non dico nulla, consiglio di utilizzare Synology, di acquistare Synology, perché Synology effettivamente l'ho utilizzata ed è una marca veramente spettacolare in tutto, ma voi siete liberissimi di andare a utilizzare qualsiasi NAS che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.